La giara di Pirandello. Una giara da riparare, un artigiano esperto. La riparazione sembra riuscita, ma qualcosa va storto. Come finirà questa assurda vicenda? In Sicilia c'era un ricco proprietario di terre chiamato Don Lollò Zirafa. Era un uomo molto avaro e non voleva mai spendere soldi inutilmente. Don Lollò Zirafa, dopo aver acquistato un'enorme giara per conservare l'olio, si infuria terribilmente quando scopre che si è misteriosamente spaccata in due. Il protagonista decide quindi di chiamare Zi di Malicasi, conosciuto per aver inventato un mastice miracoloso, una colla segreta, che da solo avrebbe senz'altro risolto il problema della nuova giara. L'artigiano suggerisce a Don Lollò di riparare la giara con il suo mastice, ma il ricco proprietario terriero insiste affinché utilizzi anche punti di rinforzo con il fil di ferro per garantire una perfetta tenuta dell'olio, cosa che l'artigiano trova inutile. Zidima, arrabbiato e controvoglia, comincia a lavorare. Prepara i buchi, stende il mastice ed entra nella giara per unire e stringere i bordi con i punti. Distratto dalla rabbia, si dimentica però che la giara ha un collo molto stretto. Terminata la riparazione, resta bloccato all'interno. L'unico modo per uscire dalla prigione di terracotta è quello di romperla, rovinando così definitivamente il contenitore di Don Lollò. Don Lollò, esasperato e furibondo, non vuole saperne di rompere la costosa giara, proprio ora che è stata riparata. Tra le risa generali di tutti i contadini che trovano la situazione molto divertente, Don Lollò decide di andare dal suo avvocato di fiducia. L'avvocato comunica a Don Lollò, dopo aver riso a crepapelle, di liberare subito l'artigiano per non rispondere di sequestro di persona, ma Don Lollò si rifiuta assolutamente di rompere la sua giara. L'avvocato consiglia quindi a Don Lollò di farsi risarcire in parte del danno causato dal lavoro di Zi Dima. Ritornato a casa, comincia a discutere con l'artigiano che però si rifiuta di pagare il risarcimento della giara. Infatti, secondo lui, se il lavoro fosse stato fatto come aveva suggerito, non sarebbe successo nulla. Pur di non pagare, può rimanere nella giara fino alla morte, dicendo che non gli importa nulla di rimanere dentro il contenitore. Arrivata la notte, sconvolto, Zirafa va a dormire, mentre i contadini trascorrono la serata intorno a Zidima mangiando, bevendo, cantando e ridendo. Al colmo dell'esasperazione, Don Lollò si precipita infuriato dagli uomini e spinge giù per la collina la giara, che si spacca contro un ulivo, liberando finalmente Zidima, dandogli la vittoria. Don Lollò è sconfitto, senza la giara e i soldi del risarcimento.